Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi, se nel nome c'è la lettera I, si può arrivare anche a 10. Naturalmente, per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera E. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto. E vado ad avviare 22 catenelle. Dalla riga 2 alla riga 7 faccio una catenella, entro nel secondo punto e vado a fare 22 maglie basse. Quindi ripeto questa sequenza per 6 righe. Vi consiglio sempre di contare i punti, altrimenti è facile sbagliare. Proseguo con la riga 3, faccio una catenella, giro il lavoro, ricordate sempre di non entrare nel primo punto ma nel secondo e proseguo così. Ora dalla riga 8 alla riga 13 faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. Quindi ripeto una catenella e 6 maglie basse per 6 righe. Nella riga 14 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e inizio facendo 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e concludo con 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora dalla riga 15 alla riga 19 faccio una catenella e vado a fare 14 maglie basse. Dove incontro le catenelle entro al centro di ogni catenella . Quando arrivo alla parte lavorata entro nell'intero punto. Faccio una catenella, giro il lavoro e proseguo così per 5 righe. Terminati i 5 giri, dalla riga 20 alla riga 25 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse, ripetuto per 6 righe. Nella riga 26 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 6 maglie basse, 1,
2, 3, 4, 5, 6 e concludo con 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Dalla riga 27 alla riga 32, quindi per 6 righe, faccio una catenella, entro nel secondo punto e faccio 22 maglie basse. Terminata anche la riga 32, faccio una catenella di sicurezza e taglio. La lettera E è pronta, io ne ho già fatto un'altra e ora le vado a fissare insieme con dei marcatori per poi andarle ad imbottire. Ora per unire le due E e andarle ad imbottire faccio tutto intorno un giro di maglie basse, quindi prendo il filo, faccio un cappietto, entro all'interno del primo punto della prima lettera e esco dal primo punto della seconda lettera, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Ora entro nel secondo punto della prima lettera ed esco nel secondo punto della seconda lettera e faccio un'altra maglia bassa. Proseguo così facendo tutto il giro. Quando arrivo all'angolo, se piega all'esterno, vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto. Quindi una, 2 e 3, così ho creato il giro. Se piega verso l'interno faccio una maglia bassa e proseguo. Terminato il giro di maglie basse, vado a fare una maglia bassissima nel primo punto, faccio una catenella di sicurezza, taglio, stringo e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!